Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Si sa, gli italiani tendono ad accentuare e ad enfatizzare tutte le loro emozioni. Se li fate ridere, rideranno a squarciagola. Se li fate innamorare, saranno tanto passionali quanto lo era Romeo. E se li fate arrabbiare, allora si arrabbiano sul serio. E potreste persino incorrere in alcune brutte esperienze, come piatti rotti, fiancate delle auto rigate e chi più ne ha più ne metta. Per questo in questo video vedremo quali sono quelle frasi che sarebbe meglio non dire agli italiani per non stuzzicare la loro rabbia. Bene, cominciamo subito con la prima. Vabbè. E già, questa risposta fa davvero innervosire qualsiasi italiano. Perché? Dovete sapere che questa esclamazione ha due diversi significati e usi. Il primo significato è quello di esclamazione conclusiva, quando si vuole chiudere un discorso ed esprimere fretta, impazienza, irritazione o quando si vuole sottolineare che non ci importa quello che è stato appena detto. Per esempio, un amico sta per fare qualcosa di stupido. Noi cerchiamo di fargli capire che sta sbagliando, gli diamo buoni consigli, ma lui sembra non volerli accettare. Allora possiamo dirgli, vabbè, fai come ti pare. Cioè, non mi importa, io ho provato a farti capire che non è una buona idea e che stai sbagliando, ma se non mi vuoi ascoltare, devi accettarne le conseguenze. Oppure, se qualcuno si dilunga troppo nelle spiegazioni e nelle descrizioni, gli possiamo dire in maniera abbastanza maleducata, vabbè, arriva al dunque. Cioè, appunto, gli stiamo mettendo fretta affinché possa arrivare subito alla parte più importante della questione e del discorso. Il secondo significato di vabbè, invece, è quello di esclamazione di rassegnazione, per esprimere un'ammissione, una concessione, di solito accordate a malincuore, cioè senza volerlo veramente. Per esempio, immaginate che fuori ci sia la neve, che il vostro camino sia acceso e che abbiate già pianificato la vostra serata, fatta di un buon calice di vino rosso, cibo a domicilio e una serie TV. E proprio in quel momento vi chiama un'amica. Andiamo al cinema stasera? Voi non volete proprio uscire con quel freddo, ma sapete che è una buona amica e che vi ha fatto tanti favori, quindi accettate, ma senza entusiasmo, e dite, vabbè, ma appena finisce il film torniamo a casa. Frase fastidiosa numero 2. Decidi tu. Ok, ammettiamolo, a tutti gli italiani, e non solo, piace prendere le decisioni e fare quello che si vuole. Però, quando ci viene esplicitamente richiesto, paradossalmente ci dà fastidio, ci fa irritare. Perché? Perché fondamentalmente ci sembra che quella persona che ci sta di fronte stia esprimendo indifferenza, scarso interesse ed entusiasmo nei nostri confronti e nei confronti di quello che vorremmo fare. In quale ristorante andiamo? Ah boh, decidi tu. Che entusiasmo. Per non parlare poi del fai come vuoi o fai come ti pare, che sembrano dire una cosa, ma che in realtà intendono dire l'esatto opposto. E immagino che sia proprio questo a fare irritare la gente, la consapevolezza che non si potrà fare davvero quello che si vuole, senza che ci siano possibili ripercussioni. Infatti io preferisco sempre dire se qualcosa non mi va a genio, piuttosto che utilizzare un fai come vuoi o fai come ti pare in tono polemico. È importante infatti cercare di instaurare un dialogo, una comunicazione costruttiva, invece che irritare la gente. Ah, mi è arrivato un messaggio, un secondo. Proprio adesso devi rispondere. Ah, è Jessica. Più tardi faccio un salto a casa sua per aiutarla con una traduzione in inglese. Ti dispiace? Fai come ti pare. Ti devo parlare. Allora, questa frase ha la straordinaria capacità di fare arrabbiare o terrorizzare immediatamente la persona a cui lo dite.
Perché? Beh, perché tutti gli italiani sanno che un discorso che comincia così non porta mai a nulla di buono. Ti devo parlare è una di quelle frasi che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, soprattutto dal proprio partner, da un amico o da una persona a cui si tiene. Infatti, questa frase annuncia spesso una lite o una brutta notizia e nella maggior parte dei casi dà inizio a un discorso che potrebbe mettere fine a una relazione. Il solo sentirla, quindi, mette in allerta l'altra persona e la spinge a affrontare il discorso che verrà con un atteggiamento negativo. Pertanto, se avete bisogno di dire qualcosa di brutto a qualcuno, ditelo e basta, senza utilizzare il famigerato preavviso "ti devo parlare". Ho da fare. Beh, questa penso che dia fastidio a chiunque, non solo agli italiani. Beh, immaginate che abbiate bisogno di un favore, lo chiedete a qualcuno e cosa vi risponde? Ho da fare. Senza girarci intorno, quella persona vi sta dicendo, e in maniera anche abbastanza sgarbata, che non ha tempo da dedicare a voi perché ha già altri impegni e altre cose da fare. Forse. Il che va benissimo, ovviamente, ma ci sono altri modi più gentili per dirlo, come per esempio: mi dispiace, adesso non posso, ma dimmi cosa ti serve e cercherò di aiutarti non appena mi sarà possibile. Ti aiuterò volentieri, ma non posso assicurarti che sarà immediatamente, perché c'è un'altra cosa che dovrei fare prima. E così via. Italia, mafia, spaghetti e mandolino. Parlo a voi, miei cari stranieri, perché questa è una di quelle frasi che viene ripetuta più spesso agli italiani dagli stranieri in tutto il mondo. Ed è anche una delle più odiate proprio dagli italiani, anzi oserei dire che è la più odiata in assoluto. Il motivo di tutto questo odio è semplice, si tratta di stereotipi, cioè idee generalizzate su un altro paese, sulle sue tradizioni, sui suoi comportamenti, sulle sue abitudini, sul suo modo di vivere. Idee che non vengono chiaramente da una conoscenza personale, più o meno approfondita che sia, ma che vengono piuttosto da fuori, da giudizi della gente, chiacchiere, film, televisione. Ora, non voglio dire che queste cose non siano vere e che non riguardino l'Italia, però è anche un po' esagerato fare di tutta l'erba un fascio e riassumere in sole 3 parole un intero paese di 60 milioni di abitanti. Che la mafia esista non è una cosa che si può negare, ma non è vero che tutti gli italiani sono mafiosi, così come non è vero che noi mangiamo spaghetti, pasta e pizza dalla mattina alla sera. Altrimenti non si spiegherebbe il grande successo dei ristoranti di sushi in Italia, no? E il mandolino poi, io personalmente non l'ho mai visto. Quindi se non sapete cosa dire quando incontrate un italiano, beh, cercate di essere più originali, fate una ricerca su Google e aggiungete parole nuove di tanto in tanto, come, che so, Michelangelo, Leonardo, Chianti, Sanremo, Montalbano e chi più ne ha più ne metta. Non sei tu, sono io. Questa è una frase che è di solito per lo più associata alle relazioni amorose. Se riceviamo questa frase dal nostro partner, ci farà senz'altro imbestialire. In pratica sta litigando o peggio sta rompendo con noi e noi non possiamo fare proprio un bel niente. Perché? Perché non è colpa nostra, è colpa sua e non c'è nulla da fare. Perché non vuole cambiare o ci ha provato ma senza successo. Insomma, neanche la persona che vi dice questa frase pensa davvero che sia colpa sua, ma la usa semplicemente come una maschera per uscirne con una reputazione pulita, la reputazione di chi riconosce i propri errori, di chi non vi merita e per la quale siete troppo e bla 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 bla. No, evitate, sarebbe meglio dire la verità, sarebbe meglio dire che non volete più stare con quella persona, che vi piace un'altra o che so io. Ma è meglio dire la verità e beccarsi lì per lì qualche insulto piuttosto che fare arrabbiare sul serio l'altra persona con questa frase. Provare per credere. Ti faccio sapere. Nulla è più fastidioso di un ti faccio sapere quando chiediamo qualcosa a qualcuno.
È risaputo che nel 90%, anzi diciamo anche il 95% dei casi, questo non è altro che un modo vigliacco e indiretto per dire no. Quindi, in pratica, ti faccio sapere, dà molto fastidio perché viene spesso utilizzato per darsi una scappatoia in quel momento o un riparo da future seccature. Si fa una promessa per accontentare l'altra persona e non risultare indifferenti. Potrebbe sembrare scontato, ma cercate sempre di scegliere la via più coraggiosa, e cioè dire che non volete o che davvero non potete fare quello che vi è stato chiesto. Più dignitoso. Calmati! Se una persona è già arrabbiata, non dovete dirle calmati, altrimenti si arrabbierà di più. È matematico. Quando una persona è davvero furiosa, le emozioni prendono il sopravvento e quindi non riesce ad accedere alla parte più razionale del cervello. Quindi se cercate di usare la ragione, invitandola a mantenere la calma o a essere ragionevole, state pur certi che le vostre parole rischiano di cadere nel vuoto o peggio di accendere ancora di più la sua ira. Se proprio volete aiutare quella persona a calmarsi, trovate altre strategie. Cercate di capire cosa è successo e se è colpa vostra, ammettete le vostre responsabilità. Mantenetevi sempre tranquilli e sempre disposti al dialogo. Non giudicate, non date ordini, non alzate la voce. Offrite aiuto o possibili soluzioni, ma calmati no, calmati proprio non ditelo. Non mi va di parlarne. Questa probabilmente non fa arrabbiare così tanto, o comunque dipende dalle circostanze e dal rapporto che si ha con l'altra persona, con la persona a cui viene detto. In ogni caso, tranne se è successo qualcosa di veramente serio o grave, in quel caso sarebbe perdonabile, è una risposta piuttosto sgarbata, maleducata, che mette subito fine alla conversazione, quando magari l'altra persona sta semplicemente cercando di aiutarvi e di interessarsi al vostro problema. Forse, per risultare più educati, sarebbe meglio dire cose come per esempio ti racconterò tutto quando mi sentirò pronto o pronta. Oppure ti ringrazio per l'interessamento, ma ancora non mi sento a mio agio a parlarne con qualcuno. Qualsiasi frase offensiva, anche sarcastica, contro un membro della propria famiglia. La famiglia, si sa, è importante per tutti, ma per gli italiani è proprio un valore super sacro. Noi italiani amiamo la mamma, il papà, i fratelli, le sorelle e i parenti tutti, quindi no, proprio non tolleriamo quando qualcuno si diverte a prenderli in giro. E poi non è neanche così elegante prendersela con chi non è presente e quindi non può rispondere, no? Al massimo prendete in giro i presenti, ma sempre con moderazione e senza esagerare. A questo proposito vi consiglio di guardare il nostro video che abbiamo realizzato sulle migliori risposte sarcastiche da usare con la gente stupida e arrogante. Vi garantisco che è uno dei migliori video che abbiamo mai fatto. Il link è nella card qui, ma anche nella descrizione. Non perdetevelo! Ah, e prima di andare via, non dimenticate di farmi sapere nei commenti se vi è mai capitato di fare arrabbiare qualcuno, magari un italiano, con una di queste frasi. Noi ci rivedremo prestissimo su YouTube, ma anche su Facebook, Instagram e Twitter. A presto!